Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere le moltiplicazioni e le divisioni tra monomi. Come sempre partiamo da un esercizio semplice. La moltiplicazione tra due monomi è ancora un monomio e per svolgerla bisogna rispettare questo preciso ordine. Mi raccomando, seguite questa regola e vedrete che non farete mai uno sbaglio. Prima di tutto moltiplico i segni, meno per meno più. Poi moltiplico i coefficienti numerici. Qui noto che 4 e 8 si possono semplificare a incrocio, qua va via, mentre qua viene 2. Per cui sopra 1, sotto 6, un sesto. Ora moltiplichiamo la parte letterale, le lettere uguali tra di loro, quindi x alla seconda per x fa x alla terza. Basta sommare gli esponenti, 2 più 1, 3. Y per y alla seconda, stessa tecnica, 2 più 1, 3. Z alla terza per z, 3 più 1, 4. Come vi dicevo, il risultato è ancora un monomio. Per cui ricordatevi sempre che per moltiplicare usiamo questa regola. Prima moltiplico i segni, poi moltiplico i coefficienti numerici e poi moltiplico la parte letterale. Vedrete che non sbaglierete mai un calcolo. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. Quindi prima di tutto segni, meno per più, meno per meno più. Poi coefficiente numerico. Allora 2 2 si semplifica in crocio e anche 3 9. Quindi sopra mi rimane 3 e sotto al denominatore 4. Infine parte letterale, a alla quinta per a, 5 più 1, a alla sesta. B non compare da nessun'altra parte, quindi lo ricopio. X per x, x alla seconda e y, che lo ricopio. Ora andiamo a vedere le divisioni. Anche qui usiamo la stessa tecnica per le moltiplicazioni. Quindi posso sempre dividere due monomi tra di loro. Andiamo in ordine, prima faccio la moltiplicazione tra i segni, meno per meno più, poi faccio la divisione tra i coefficienti numerici, 15 diviso 5, 3. Ora passiamo alla parte letterale, questa volta dobbiamo fare a alla terza diviso a. Se prima quando moltiplicavo bastava sommare gli esponenti, adesso quando ho la divisione andrò a sottrarre, proprio come abbiamo visto nella proprietà delle potenze, nella playlist potenze. Quindi a alla terza diviso a, 3 meno 1, qua è sottinteso è 1, quindi a alla seconda. B rimane perché non devo dividerlo per niente. C diviso C sarebbe 1 meno 1, 0, C alla 0, niente, quindi questo è il risultato. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. La difficoltà qui sta nei coefficienti, perché questa volta sono fratti e vedremo come comportarci. Prima di tutto segno, meno per più, meno. Seconda cosa, coefficiente numerico, devo fare 3 quarti diviso 3 ottavi. Per calcolarlo basta ribaltare il secondo coefficiente e quindi basta risolvere 3 quarti per 8 terzi, quindi questo l'ho ricopiato. Qui devo fare diviso questo numero, è diventato per il numero ribaltato. Ora 3 3 si semplifica e 4 e 8 qua rimane 1 e qua rimane 2. Quindi il coefficiente numerico è 2. Parte letterale, x alla seconda diviso x, 2 meno 1, 1. Y alla seconda diviso y, stessa cosa, 1. Z diviso z se ne va. E questo è il risultato. Ultimissima cosa, abbiamo visto la moltiplicazione, abbiamo visto la divisione, andiamo a vedere come si fa la potenza. Dobbiamo elevare tutto questo monomio alla terza. Anche qui regola. Prima segno, meno quando ho un esponente dispari rimane tale, se invece l'esponente era pari, 2, 4, 6, 8, si trasformava in più, quindi in questo caso 3 è dispari e quindi meno lo ricopio. Poi coefficiente numerico, 3 mezzi elevato alla terza, 3 per 3 per 3, 27, 2 per 2 per 2, 8. Infine parte letterale, dobbiamo semplicemente moltiplicare gli esponenti tra di loro, quindi a alla seconda tutto alla terza devo fare 2 per 3, 6, diventa a alla sesta, 3 per 3, 9, diventa b alla nona, 10 per 3, 30. Quindi mi raccomando, per qualsiasi tipo di operazione rispettate sempre l'ordine, prima il segno, poi il coefficiente numerico, infine la parte letterale. Nota bene, se avete una potenza di questo tipo, sembra una roba difficilissima, in realtà ricordatevi che tutte le volte che avete un monomio elevato alla 0, questo fa sempre 1. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida.
Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio anche tantissimo per tutti i messaggi che mi state inviando su Instagram e TikTok. Piano piano risponderò a tutti, intanto grazie ancora, grazie per seguirmi e per la fiducia che mi date. Per me è un grande onore essere la vostra coach in matematica e diffondere in maniera semplice questa materia che nessuno ama. Ma in realtà, se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.